Allora, sono qua con MacDev e voglio disegnare questa guida lineare. Come vediamo qua, delta y0 vuol dire che la traiettoria è proprio perfetta, una linea retta, e il KBR è 0,5, dunque è un ingombro minore rispetto a quello che abbiamo visto fino adesso, se non mi ricordo male. Comunque andiamo a disegnare. Poi per i valori effettivamente vi rimando al video guide lineari 0,001, cercate sul mio canale YouTube e trovate per vedere il significato di questi due indici. Dunque, andiamo a creare, però come sempre io qui project settings, visual settings, qua metto qua scale element dovrebbe essere e poi revolve joins, io lo rendo più piccolino. Ok, allora andiamo avanti. È chiaro che, vabbè, ok, a questo punto disegniamo come al solito questa linea. Io posso fare questo e questo qua, ok, che è bloccato. Poi io potrei fare esc, vado a fare questa fino a qua e vado qua. Ok, questa qui la faccio diventare prismatic join, lo giro e lo portiamo come al solito a 90, 90, ok, faccio esc e poi cosa devo fare? Questo qua lo devo rendere fisso, così è fisso con questo lo posso anche lasciare così, cioè tanto non mi interessa più di tanto. Qui non ho niente, devo ancora collegare e dunque andiamo a collegare sempre con questo da qui. No, l'avevo già collegato questo, no? Perfetto. Mi manca questo qui, dunque adjoin, ok, e vado a collegare questo con questo qua, però non mi... Ah, ho fatto una cavolata, perché questo, io ero attivato questo, dunque devo staccare questo, questo va bene, devo schiacciare questo, se no mi dimentico e vado lì. Dovrebbe averlo preso, vediamo se l'ha preso, no, non l'ha preso perché se io... Ah no, non neanche più, ah, mi sono perso pure facendo quello là, e possiamo tornare indietro, prima che fossero, prima che fosse, ero qui, no, torniamo indietro ancora, ecco qua, questo lo vediamo fisso, ok, poi vado qua, non mi devo dimenticare, ok, questo c'era, io posso anche mettere uno così, faccio esc e poi clicco qui e vado qui. Ok, faccio esc, questo lo metto qui, vediamo cliccando qua, facendo sempre esc. Questa è fissa, andiamo a mettere la coppia, tasto destro al motor, constant drive e lui, come si vede, si dovrebbe muovere, però bisogna stare attenti a un po' i valori. Andiamo a mettere come si chiama? Curve, Copper, la curva di Biella. eh, ecco, naturalmente qua eh, eh, questo però, perché non ho fatto 90, voglio. Ah, mi ha preso quello là. Ok, però è chiaro che se io questo va qui,
Io questo lo tengo così, lui si stacca, al di là che a me interessa più la curva, cioè la linea retta, dopo che non faccia... Dipende sempre quello che voglio fare. Sì, qua poi bisognerebbe mettere i valori corretti. Poi qua, quello, bisognerebbe... eh, bisogna stare attenti perché qua... Sì, però che mi cambi questo mi gira le scatole. 90. Pa, 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 pa. Vabbè. Comunque questa diciamo che è la curva. Teoricamente, se scelgo gli elementi, questo qua uguale, questo uguale, questo uguale, per un tratto dovrebbe essere perfetta. Ok, andiamo a mettere coupler point, che vabbè, non cambia niente, però coupler curva. Questa è una curva abbastanza notevole e velocity autograph. E anche qui vediamo come... Vabbè, qua non ho una velocità lineare costante. Vabbè, diciamo che questo è il 005, questo è la curva. Naturalmente avevamo visto che potevamo anche migliorare, ingrandire, ma a questo punto poi la curva non si concludeva. E, e niente. 0 a delta y 0, kbr 0,5. Vabbè, ci vediamo alla prossima, arrivederci.